Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un prodotto di un marchio nuovo che non conoscevo neanch'io. Si chiama Muxel. È un'azienda nuova, sta arrivando sul mercato con dei prodottini semplici, per ora nulla di particolare, come l'oggetto di oggi. L'oggetto di oggi è una presa smart, la inseriamo nella presa di casa nostra, diventa una presa comandata a livello di applicazione, comandi vocali, programmazioni, insomma potete gestire tutto quello che volete semplicemente inserendola e spostandola da una presa a un'altra, ma poi vedremo che magari ha senso averne più di una, ma soprattutto tiene sotto controllo i consumi dei vostri apparati. In un contesto di ottimizzazione energetica, perché tante volte mi trovo a parlare con alcuni di voi che mi chiedono installazioni, accumuli, batterie fotovoltaici eccetera, ma non hanno bene idea di cosa consumano magari i singoli apparati, perché tante volte mi viene magari chiesto di mettere un accumulo, un Bluetti o un EcoFlow, quello che sia, per avere un'autonomia, un'autosufficienza in caso di blackout, magari per alimentare il frigo, ma nella realtà dei fatti non sanno questo frigo nelle 24 ore quanto consuma. Con un oggetto del genere che costa una ventina di euro riuscite a sapere esattamente cosa consuma ogni apparato, oltre ad avere, come dicevamo prima, tutte le funzionalità smart di una presa gestita da app che sono praticamente infinite. Bando alla ciance, ve la faccio vedere, facciamo due prove e ne riparliamo a fine video. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Ok, Muxel, presa smart MXL 10001, Wi-Fi Bluetooth, compatibile con l'app di Tuya ma molto più diffusa, l'app Smart Life, lavora con l'assistente di Google e con l'assistente di Amazon. Caratteristiche principali: dovrebbe gestire una corrente di 20 A o 16 optional, adesso vedremo meglio dentro. Funziona col 230 V, colore bianca, è fatta in ABS, in PC più ABS. Lavora con un'umidità inferiore all'80% e come copertura di Wi-Fi dichiarano 50 metri in aria aperta, 30 metri all'interno. Lavora ormai con la solita frequenza 2,4 BGN e riesce a gestire delle codifiche di sicurezza VPA o VPA2. Ha un consumo di corrente in modalità di lavoro, quindi abilitato, inferiore a 1.3 watt e in standby un consumo di 0.4 watt. Verifichiamo meglio, null'altro. Questo è per la scansione per ottenere l'app Smart Life. Procediamo con l'apertura. Ok, eccola qui. Abbiamo poi nella scatola anche un piccolo manuale veloce di istruzioni, ma non ci servirà perché vedremo tutto insieme. Corpo in plastica bianca, ben realizzato, non è particolarmente croccante. Pulsante di accensione e spegnimento con il LED che indica lo stato acceso o spento. Guardiamo un po' di caratteristiche. Dichiarano quindi sulla presa in uscita una corrente di 16 A. Marchio CE, quello vero. Certificato ROS, non vale l'indifferenziato, made in China. Come attacca e come esce? Allora, questo è un lato interessante perché entra con una spina maschio italiana da 16 A ed esce con una UNEL, una presa diciamo universale, perché qui ci stanno le Sciuco con la terra sui lati, entrano spine da 16 A, spine da 10 e anche spine da 10 senza terra centrale. Insomma, qui entra tutto quanto. Spina da 16 maschio invece che riesce a essere alloggiata anche in una UNEL di quelle un po' più balorde come questa che è la Nau della Ticino a filo. Vedete che entra senza problemi e arriva fino in fondo, quindi rimane perfettamente a filo senza nessun problema. È intelligente perché comunque sfrutta un attacco grosso per i 16 A e ci dà in uscita tutti gli ingressi per le spine di cui abbiamo bisogno. Bene, passiamo all'installazione vera e propria, quindi la inseriamo in una presa alimentata. Si accende con questo LED di colore blu o rosso, quindi blu non è abilitata, rosso che in realtà è un fucsia, vuol dire uscita abilitata. Per andare in modalità accoppiamento bisogna tenerlo premuto finché lampeggia in questo modo, alternato rosso e viola. Quindi apriamo la nostra app Smart Life. Vedete che viene immediatamente trovato un dispositivo, ma la procedura per la ricerca è semplicissima. Tasto più, aggiungi dispositivo. Vedete che viene subito trovato un dispositivo. Premiamo aggiungi. Per superare questa fase di rilevamento dovete avere attivo il Bluetooth nel telefono. Identifichiamo la nostra rete Wi-Fi a 2.4 GHz e immettiamo la password della rete. Andiamo avanti. Aggiunta in corso. Hey.
Il dispositivo viene aggiunto e viene anche già trovato dall'assistente di Amazon. Perché viene trovato? Perché dentro Amazon, nell'app di gestione di Alexa, ho installato e abilitato la skill di Smart Life. Quindi ogni volta che usiamo un dispositivo domotico, che sia in EWI-Link o in Smart Life o altri, per abilitare i comandi vocali dentro l'assistente di Google o Amazon, bisogna, nel caso di Amazon, cercare e abilitare la skill relativa. Rinominiamo subito e la chiamiamo radiatore svedese, e qua vi do già uno spoiler di quello che sarà un prossimo video molto interessante. Perfetto, premiamo fine, si riavvia tutta l'app Smart Life e entra direttamente dentro il radiatore svedese che adesso è acceso. Lo spegniamo, torniamo indietro, vi faccio dare un'occhiata veloce al funzionamento della presa in sé, che è basilare, perché semplicemente abbiamo il tasto illuminato di rosso che indica l'uscita abilitata o il tasto spento che indica l'uscita non abilitata. Spento vuol dire che è in funzionamento normale, connesso alla rete wifi in standby. Dentro l'app cosa abbiamo? Abbiamo semplicemente la gestione direttamente dalla home dell'app per l'accensione e lo spegnimento. Entrando dentro abbiamo sempre il comando di accensione e spegnimento generale con questo bel tastone grosso che cambia di grafica e si illumina il pallino sia qui che qui. Il comando è indifferente farlo dal centro del display o da qua. Poi cosa abbiamo? Le classiche funzioni di una presa smart, quindi il timer. Possiamo impostare un conto alla rovescia, una programmazione, un timer ciclico, un timer casuale, un inching, quindi un'attivazione che poi si spegne in automatico dopo un tot di tempo. Abbiamo tutte le personalizzazioni del caso. Abbiamo poi invece però la funzione elettrica. Ovviamente avete già notato che l'interfaccia è solo in inglese, ma sono veramente solo 4 comandi. Nella interfaccia elettrico lui in tempo reale ci dà la potenza in watt in uscita e la corrente, e qui sotto avremo un log con uno storico di tutti i dati che vengono registrati. Nelle impostazioni non abbiamo niente di che, abbiamo semplicemente un log delle accensioni e degli spegnimenti, quindi una registrazione di tutte le attivazioni che vengono fatte, lo stato del relè. Possiamo personalizzare la luce per indicare se è accesa, se è spenta, la posizione, il LED off o LED on. Lo lasciamo in modalità indica se è acceso o spento. Abbiamo una modalità di risparmio che, se abilitata, al rilevamento di un assorbimento inferiore ai 3 watt per 40 minuti viene automaticamente disabilitata l'uscita. Oppure abbiamo la sicurezza bambini, che non è una cosa stupida, ossia la possibilità di accendere il dispositivo dal pulsante solo premendolo 4 volte di fila. A livello di app, di impostazione eccetera non abbiamo null'altro, semplicissimo, fa quello che deve fare. Ma vi faccio vedere nell'altra presa che ho già montato da un po', ad esempio su un frigo, come io dentro le funzionalità elettriche riesco ad avere una corrente di 650 mAh, 75 watt istantanei, mi legge la tensione e mi legge tutti i kilowattora che ha contato da quando l'ho installata. Qui abbiamo uno storico diviso per anni e mesi, quindi gennaio 2023 o dicembre 2022. Se io entro in gennaio 2023, oggi siamo al 7 gennaio, e vediamo che ho avuto uno storico di questo tipo. L'ho montata il 3 gennaio, quindi ho avuto un consumo su questa scala di kilowattora giornalieri. Abbiamo avuto nel primo giorno, non l'ho montata diciamo in giornata piena, ma ad esempio in questi 3 giorni, 4, 5 e 6 gennaio, sono riuscito a fare un monitoraggio completo di quanto consuma il mio frigorifero nelle 24 ore e siamo sul kilowattora 1.23, 1.11, 1.22, quindi compatibilmente con quante volte viene aperto, quante volte parte il compressore, io so che il mio frigorifero arriva a consumare da 1.11 a 1.23 kilowattora al giorno. Con una sola di queste prese che magari usate a rotazione in casa, o ne potete ovviamente comprare più di una, riuscite a sapere esattamente nell'arco della giornata quel determinato apparecchio quanto vi consuma. Per il resto, come vi ho detto prima, semplicissimo, non abbiamo altro. Qui abbiamo graficamente la situazione del consumo odierno, sono le 5 di pomeriggio, siamo a 0.85 kWh, niente di più semplice, niente di più funzionale. Quindi accensione tramite pulsante, gestione tramite app e ovviamente controllo vocale. Alexa, accendi radiatore svedese. E voilà.
Ok, facciamo ora una prova del reale consumo passivo. Ovviamente non entra in un asciugo tradizionale perché abbiamo la terra centrale, non abbiamo l'ingresso largo e neanche lo spazio fisico. Bisogna in questo caso ricorrere a un adattatore. L'alimentiamo. Tra l'altro, velocissima, tornare online. Vedete che in stand-by questo lettore, che è molto preciso anche se ha solo un decimale, non rileva assolutamente nessun consumo in watt. Proviamo a dare l'accensione e siamo sempre a 0.0. Ovviamente attaccando un carico riusciamo a leggere i watt assorbiti in questo caso dalla lampadina, che si stabilizzano tra 5.1 e 5.4, quindi in standby o accesa abbiamo un consumo che è prossimo allo zero. Magari sul secondo decimale avrebbe potuto rilevare un assorbimento, ma è comunque un consumo assolutamente trascurabile. Volevo ancora farvi notare come abbia le fessure per l'ingresso protette, quindi se cerchiamo di inserire un corpo estraneo vedete che non si apre, perché per aprire la finestrella deve essere inserito in entrambi i fori contemporaneamente, quindi una sicurezza da non trascurare per i bambini. Molto semplice, anche l'app è stata studiata in modo molto semplice, quindi tastone anche per chi non è pratico, magari persone anziane che comunque vogliono avere un minimo di domotica in casa, è una cosa semplicissima da usare, magari gliela impostate voi, poi gli insegnate solo a dare il comando vocale o a schiacciare il tastone nell'app e diventa utile in moltissimi contesti. Vi ho detto a inizio video che costa una ventina di euro. Basta cercare su Google Muxel, entriamo direttamente sul sito dove troviamo subito il nostro prodotto che costa 20,99 €, ma acquistandone 2 avrete 5 € di sconto, la spedizione gratuita, e acquistandone 3 la terza vi costerà solo 14,99 €. Quindi per tenere sotto controllo 2 o 3 dispositivi in casa è un ottimo prezzo. Vi lascio anche il mio link da usare in descrizione, vediamo se riesco anche a scroccare un codice sconto. Hanno solo 2 o 3 prodotti a catalogo, ma mi hanno già spoilerato che arriverà qualcos'altro di interessante. Sicuramente in futuro faremo qualche video. Avete visto durante l'utilizzo della presa che l'ho chiamata radiatore svedese, perché questa è una classica applicazione di questo tipo di presa che userò in un video che vedremo più avanti, per ad esempio accendere un sistema di riscaldamento che ha solo l'interruttore 1.0, magari in abbinamento a un termometro come quello che abbiamo visto di Sonoff, per avere una gestione a 360 gradi di quello che può essere ad esempio il riscaldamento di una stanza. È chiaro, dovete usare più di un'app perché non riusciamo sempre a inglobare tutto nella stessa applicazione, però insomma cerchiamo di arrangiarci al meglio. Avrei preferito un prodotto che lavorasse in EWI-Link, sì, proveremo magari altri che faranno la stessa cosa, però per il momento vi segnalo questo che ha un prezzo giusto, funziona bene e può già risolvervi delle situazioni. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando, non costa nulla, mi dareste un grosso aiuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta alle giovedì sera. Ciao da Massidattoli!